Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere perché le persone ti ammirano, perché ti ammirano tanto e chi ti ammira e perché, qual è questa tua qualità, ok? Così da implementare l'energia consapevole dentro di te verso tale qualità. Allora, Sagittario, andiamo a metterci prima di tutto le carte degli archetipi. Perché le persone ti ammirano tanto? Cos'è che ammirano in te le persone? Cos'è che ammirano in te le persone? Perché le persone ti ammirano? Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Perché ti ammirano le persone? Allora, mettiamocene una qua. Ci mettiamo un'altra. Vediamo perché ti ammirano, cosa arriva grazie a questa tua forma di essere. Perché le persone ti ammirano? Allora, partiamo da qua. Perché le persone ti ammirano così tanto? Perché sei magica, Nina magica, bambina magica, perché tu vedi in tutte le cose il potenziale della bellezza santa, credi che tutto è possibile. Quindi questa è una qualità straordinaria, ragazzi miei e ragazzi, se parlo al femminile ribaltate, ragazzi, il concetto. Qua tu sei molto in contatto con lo spirito della tua bambina interiore che è bella, pulita e crede che tutto ciò è possibile. C'è una bambina con le ali, no? Come fosse una fata, quindi una qualità tua, quella da implementare, da supportare, da continuare, è quella proprio di essere magica, di credere che tutto è possibile. Energia bellissima, eh? Vediamo un po' da cosa è accompagnata. Wow, universo, tutti siamo polvere di stelle. Guarda, sei accompagnata anche dagli esseri divini, da creature di luce che ti sostengono nella crescita esponenziale di te stessa e dei tuoi sogni. Qua tu sei ammirata tantissimo perché sei un esempio di bellezza e di eleganza dell'anima. E le persone ti ammirano perché le aiuti a credere nei loro sogni, perché tu stessa credi nei tuoi sogni. Hai una polvere di stelle intorno. Cioè, come se quando passi c'è una scia luminosa che lasci. Anche se tu ne sei inconsapevole, noi facciamo i tarocchi proprio per farti capire di cosa devi essere consapevole affinché le tue qualità migliori vengano espresse e manifestate. E quindi è una qualità straordinaria. Vediamo un po' ancora cosa ci aggiungono i tarocchi, gli oracoli, scusami. Poi dopo mettiamo i tarocchi. Cosa ti dicono gli oracoli rispetto a questa ammirazione che hanno le persone per te? Cosa dicono? Vediamo. Tagliar legna, flessibilità, anime gemelle e rigenerazione. Allora, ragazzi miei, mi stanno dando un messaggio ben preciso rispetto a questa tua qualità. Devi credere in questa qualità. Molte di voi ne sono inconsapevoli, d'accordo? Molte di voi ne sono inconsapevoli. Nella misura in cui tu credi in questa qualità, che tutto è possibile, che sei accompagnata da esseri straordinari di luce, allora tu tagliar legna, fai piazza pulita dei pensieri autosabotanti, dell'ego, dei pensieri razionali che non hanno niente a che vedere con la magia della vita. E quindi qua avrai anche persone più flessibili e in arrivo da te, verso di te, una tua anima gemella, che può essere anche in qualità di un'amica importante, di un amico importante, oltre a una persona del cuore, quindi che sarà flessibile verso di te. Che vuol dire flessibile? Che ti accompagna nella crescita esponenziale del tuo essere meraviglioso e meraviglioso e ti ammirerà, ti ammireranno. E qua ci sarà un nuovo inizio. Ti stanno dicendo anche, per molti di voi che stanno avendo una situazione più difficile in amore, devi confidare nella tua magia di creazione, nella bambina che sente che tutto è possibile, ragazzi miei. Va bene? Perché questo ti permette di fare piazza pulita dei pensieri negativi e incontrare una persona degna di te o manifestare quell'amore degno di te.
Quindi grazie a questa tua qualità, molti di voi non se la stanno passando bene, alcune di voi, altrimenti questa coppia di carte non mi esce. Ti dicono credi, credi. D'accordo? Ok. Bellissimo. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi perché le persone ti ammirano tanto. Perché le persone ti ammirano? Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Perché le persone ti ammirano tanto? Perché? Perché tu porti il sole e sei tanto tanto felice. Quando tu sorridi, apri un universo intero. Il sole, tu porti il sole laddove gli altri non lo vedono. Tu sei amore allo stato puro. Le persone ti ammirano perché porti il sole. Più chiara di questa? Va bene, porti il sole. Ancora, perché le persone ti ammirano? Eccoti. Regina di bastoni, Sagittario, perché sei bellissima, sei bellissimo, sei forte, sei determinata e ti ammirano molto anche nell'aspetto lavorativo. Ti ammirano tantissimo nell'aspetto lavorativo, sai portare chiarimento, gioia, chiarificazione. Ti ammirano tantissimo perché ti vedono regina del tuo regno, re del tuo regno. Sai amministrare perfettamente il tuo regno. Ti ammirano per il tuo impeto, ok? Andiamo a vedere ancora perché ti ammirano così tanto le persone. Perché stai bene con te stessa, sai apprezzare il tuo star bene con te stessa, sai realizzare i sogni che ti sai prefissare. Mm? Stai bene con te stessa in modo autonomo ed è per questo che riesci a stare bene anche con l'altro. Apprezzi la tua solitudine, apprezzi il tuo... ehm, apprezzi la compagnia delle persone che ami, chiunque sia, amici, persone che hai scelto, sai portare il sole in queste circostanze, soprattutto perché stai bene con te stessa e questa è una qualità che gli altri vedono in te anche se tu non riesci ancora a percepirla spesso. Mm. Ancora, perché le persone ti ammirano? Perché sai fare le cose nel modo giusto. Se i denari mi parla, sai dare, sei molto generosa a chi ha meno di te, in qualità di tempo, anche di denaro, alcune di voi, eh? Ma soprattutto a livello di tempo, hai un equilibrio straordinario in te stessa e sai dare tale equilibrio agli altri, sai insegnare agli altri, sai dare. Sei molto generosa, ti dicono qua. Gli altri ti percepiscono così, eh? Ok. Andiamo a vedere ancora perché gli altri ti ammirano. La stella di nuovo. Hai degli esseri di luce anche di altri pianeti che ti supportano, eh? Sai realizzare i tuoi sogni. Dai la speranza e la fede agli altri. Ti ammirano perché tu riesci a vedere la speranza laddove gli altri non la vedono. Ti ammirano perché riesci a portare guarigione. La stella è la carta della guarigione. Molti di voi fanno un lavoro anche di supporto agli altri o stando vicino alle persone apportano guarigione, riescono e sono la stella, siete la speranza per tante persone. È una stesa bellissima, siete la speranza per tante persone. Riuscite a iniettare la fede agli altri. Ok. Riuscite anche a guarire gli altri, a supportare la guarigione degli altri. Ancora, perché gli altri ti ammirano? Qua c'è un 8 di spade che mi sta parlando del fatto che a volte ti puoi sentire non così come ti ho detto, le tue gabbie mentali ti possono far sentire frustrata a volte, no? Frustrato. Però ti dicono di confidare in questo, a volte tu ti puoi sentire ferma, bloccata, non è così. Ok, non è così. Perché ti ammirano le persone? Perché la giustizia, perché tu fai le cose fatte bene e riesci a uscire anche dalle tue gabbie mentali. A un certo punto tu ne esci. La giustizia con il 6 denari ha molto a che fare col fatto che tu porti guarigione anche nelle sfere emozionali delle persone. Cioè tu porti guarigione nelle sfere emozionali delle persone e sai fare anche le cose a modo giusto. Cioè, io ti dico una cosa, le persone che... Io ti dico una cosa.
Alle persone che non ti hanno capito c'è un karma addosso a queste persone. Benedice e battezza queste persone. Per quanto riguarda te, la giustizia, il karma sta girando a tuo favore per tutte quelle situazioni dove hai visto un blocco mentale. Mm? Ok. Ancora perché ti ammirano le persone. Qua c'è un 4 di coppe perché tu rifiuti proprio tutto ciò che non ti dà più felicità. Tu rifiuti tutto ciò che non ti dà felicità, non hai scelto di tagliare con le situazioni che non ti danno inappetenza emozionale, perché queste cose ti hanno stancato. E i 10 di bastoni, queste cose che ti danno inappetenza emozionale ti hanno stancato e qua tu sei molto allegra, vuoi conoscere, ti ammirano anche perché elimini tutto ciò che non ti piace, che ti dà inappetenza emozionale, vai verso il nuovo, sei proiettata o proiettato, no, come buon sagittario verso l'oltre, verso la conoscenza, verso la scoperta anche di studi che ti fanno stare bene. Ti ammirano molto perché hai tanta energia vitale. Ancora, perché ti ammirano? Sì, tu rispetto a tutte quelle ci hai messo tanto per arrivare a questo tuo equilibrio, gli altri lo sanno e apprezzano anche questo tuo modo d'essere. E rispetto a circostanze laddove ti puoi essere sentita bloccata, frustrata, diciamo che ne sei uscita, ok? Qua situazioni mi parlano d'amore. È possibile che la frustrazione o situazioni di blocco siano dovute all'amore. Vediamo un po' su questo 2 di coppe. Ci sono stati conflitti oppure situazioni di tensione rispetto all'amore. Però la giustizia sta intervenendo a tuo favore affinché tu con questa attitudine credi e confidi che ciò che ti appartiene per diritto divino a livello amoroso arriva. Ok? Ancora, perché le persone ti ammirano? Cosa ci dicono i tarocchi? Qua c'è, ti sei sacrificata tanto, mi stanno dicendo, hai studiato tanto dentro te stessa, ti sei evoluta grazie agli studi, alla legge spirituale, mi stanno dicendo ti sei sacrificata anche per conoscere le tue profondità, per attuare con saggezza nella vita. Qua abbiamo, e hai rimesso ordine nella tua vita attuando con saggezza. Ti stai impegnando tanto nei tuoi progetti lavorativi, le persone ti ammirano anche a livello lavorativo. Qua mi parlano del fatto che anche dei superiori ti ammirano per come procedi nel tuo lavoro. Ancora perché ti ammirano, cosa ci dicono? Sai prendere le decisioni giuste, sai prendere le decisioni giuste ogni qualvolta ti si presenta l'opportunità. E quindi ti ammirano anche per questo. Sei stanca, hai chiuso da poco un karma? Sì. E stai aspettando hai chiuso da poco un karma molto negativo, mi stanno dicendo. È come se ti stessi dando poco a poco all'apertura di nuovo emozionale con gli altri, con gli amici, stai attendendo magari l'amore alla tua altezza, ok? Io ti vedo star bene con te stessa confidando che ciò che è tuo per diritto divino a livello amoroso arriva, ok? E qua abbiamo anche una persona del segno dell'Ariete che ti ammira molto a livello lavorativo, anche del segno del pesci ti ammira a livello lavorativo, del segno della bilancia, e del segno dell'acquario, ok? Chi ti ammira proprio e ti vede anche come una maestra o un maestro, ok? Andiamo a vedere adesso ancora con le carte degli angeli perché le persone ti ammirano tanto. Perché le persone ti ammirano tanto? Perché le persone ti stanno dicendo confida, ragazze, confidate, confidate. Perché le persone ti ammirano tanto? Perché hai la connessione con Dio, sei connessa con il tuo sé superiore. Hai la connessione costante con Dio, ricordati questo, te lo stanno dicendo anche non solo come cosa che io ti sto dicendo che gli altri ti ammirano per questo, te lo stanno dicendo di continuare la connessione con Dio, con il tuo sé superiore. Qual è il consiglio ancora degli angeli? Non aver paura, non aver paura. Tu riesci anche a proteggere molto le persone che si sentono oppresse, l'avevamo prima, no? E quindi lo vedevamo prima, le persone più deboli di te. E riesci con il tuo esempio a dare calore e infondere speranza a quelle persone. Ti dicono non aver paura. Cancella il ricordo di paure e frustrazioni. Andiamo a vedere ancora cosa ci dicono gli angeli. Guarda,
ti sta arrivando una persona, qua vedevamo anche con l'anima gemella, che ti amerà in modo incondizionato, totalmente così come sei. Se hai passato un brutto momento, ti amerà così come sei questa persona e soprattutto hai iniziato a provare amore incondizionato per te stessa e stai liberandoti dai legami karmici con sapienza, ok? E le persone ti amano anche per questo, ok? Andiamo a vedere adesso, sempre relativo perché ti ammirano gli altri. Vediamo un po' perché ti ammirano gli altri. Perché sei un vincente, sei una vincente. E questa carta mi dice che stai anche per ricevere notizie magnifiche grazie al fatto, a quella cosa che ti ho detto prima, confidare in quella tua bellezza e quella tua magia. Sì. E successo e riconoscimento pubblico, ti amano moltissimo le persone e ti ammirano perché sei una persona vincente. Ancora, nonostante, di nuovo un 8 di spade mi è uscito, nonostante momenti di frustrazione che stai magari vivendo in questo momento, sei una persona vincente. Alcuni di voi stanno vivendo un momento di frustrazione, non ci credono, non vedono arrivarsi queste cose, lo vedevamo anche prima, ok? E mi parlano di questo, sei una persona vincente nonostante questo. Alcuni di voi possono vivere una situazione di blocco in questo momento, però ti dicono, i desideri diventano realtà. I sogni si realizzano, è un momento magico nella tua vita. Mi stanno dicendo che molti di voi non vedono questa cosa che vi ho detto, va bene? Infatti le carte ci servono a vedere qual è la verità dietro l'apparenza del mentale. Ok. Sappi che confidando in quello che ti ho detto ti stanno arrivando dei sogni, la manifestazione di un sogno magnifico. Il 9 di coppe mi parla, con il 9 di estate uscito 2 volte, di uno star bene con te affinché tu possa realizzare all'esterno dei successi al pari della tua bellezza interna. E questo è in arrivo per te adesso, d'accordo? Ok. E adesso, tu stai riprendendo? Sì. Adesso mettiamo un'ultima carta, ancora, vediamo un po' cosa ti dicono. Il mago, manifestazione del tuo potenziale, manifestazione di un sogno, manifestazione del tuo talento. Il mago, bambina magica, speranza, di nuovo, devozione e impegno. L'impegno che hai messo nel confidare in te stessa, nel fare quello che hai fatto fino a questo momento, porta a una manifestazione. Adesso. D'accordo? E le persone ti ammirano per tutto quello che ti ho detto fino a questo momento e perché tu, dove passi, lasci una scia brillante, magica. Quindi, detto questo, ragazze mie ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!